Ragazzi, finalmente oggi grande giorno, siamo venuti qua da Revo Racing a ritirare la mia Aprilia RSV4 che abbiamo allestito con l'elettronica APX. Prima di cominciare voglio fare una premessa e voglio ringraziarvi perché sapete che ho aperto il crowdfunding e se possiamo fare questa cosa sul canale è anche merito vostro, quindi grazie di cuore. E oggi siamo qua perché andiamo a vedere che cosa è stato fatto da vicino, perché sull'elettronica APX di Aprilia, su tutte queste cose qua c'è sempre un grande mito, ma alla fine che cos'è sta APX? Che cos'è sta roba? E oggi lo andiamo a vedere. Tra l'altro, che cos'è Revo Racing? Revo Racing è il team di riferimento per Aprilia Racing e qua vengono fatte tutte le moto che poi corrono nei vari campionati, quindi nel CIV, nell'IVC, nei vari trofei amatoriali, eccetera, eccetera. Là c'è il reparto corse dove vengono fatte tutte le moto e oltre a questo Revo Racing fa anche un sacco di componenti particolari perché sulle moto da corsa purtroppo ci sono delle cose che vanno adattate, quindi ci sono boccole, cose particolari che vanno fatte e loro, essendo un team, se le producono qui in casa. E adesso andiamo a vedere la moto e andiamo a vedere che cosa fanno. Adesso entriamo, tra l'altro andiamo dentro a disturbare tutti i ragazzi che, cioè tutto Real, stanno lavorando sulle moto. La mia moto l'ho già vista, posso dirvi wow, ma prima di questo voglio farvi vedere alcune cose che ci sono qua sul banchetto, perché vi ho detto che Revo Racing non fa solo le moto ma fa anche delle componenti particolari. Ma per farci spiegare di preciso che cosa fanno vieni Michele Bonaldo, fondatore e team manager di Revo Racing, che tra l'altro io lo so perché comunque frequento il paddock del campionato italiano da tanti anni, dal 2010. La vostra storia parte da molto più lontano di Revo Racing. Sì, parte dal 2014 quando Enzo Chiappello, forse non tutti conoscono ma nel paddock è una persona di rilievo, mi ha dato la possibilità di lavorare per lui e siamo qui oggi. Insomma, ti anticipo che dal 2021 abbiamo scelto con Enzo e Ale, il mio socio, di unire le forze e aumentare i campionati, tant'è vero che oggi partecipiamo al Mondiale Endurance, partecipiamo al CIV Superbike, al CIV Sport Bike, categoria nuova che c'è all'interno dell'italiano, ai trofei amatoriali, quindi nel tempo libero facciamo la moto di Mazzoli. esatto. Ma vediamo sul banco, perché tu mi hai detto che ci sono un po' di cosine belle che fate. Qua abbiamo montato l'APX, c'è un telaietto dedicato che fate voi, perché prima la centralina era nel sottosella, giusto? Esatto. Adesso è davanti. La centralina è stata spostata davanti. Diciamo che i componenti che vediamo qua, che vedete, sono tutti componenti che produciamo su disegno e su esperienza che abbiamo acquisito in tutti questi anni. Campogara. Esatto, produciamo tutto il materiale che serve per la geometria della moto, boccole di sterzo, boccole pivot, altezza motore, poi vabbè tutte le minuterie, funghetti centralina, le staffe supporto cruscotto, staffe supporto regolatore, dadi maggiorati. Questi sono i dadi delle ruote maggiorate, perché quelli di Aprilia sono un po' sottili, Sì, hanno uno smusso troppo grande e chi deve fare veloce non può fare veloce, diciamo. E questa invece è la basetta per la pompa della benzina, questa giusto? È una basetta che va messa accoppiata con un'altra paratia in Teflon. Ah, ok. Vanno messe nel serbatoio originale e servono a togliere quei vuoti che fa il mugello quando scollini, vai a prendere il freno in mano e il gas di nuovo. Ti fa un vuoto quando hai pochi litri. E... io questa però non ce l'ho. No, ce l'avrai. Allora ho una scusa, quando mi farà il vuoto al mugello sullo scollino ho la scusa. Esatto. E produciamo anche tutto il materiale di saldatura che sono i telaietti anteriori. Quindi lo saldi qua, lo fai qui in casa? Lo facciamo qui in casa e stiamo partendo con la produzione di serbatoi in alluminio che però non vi mostro. Ok, segreto. Ve li mostrerò al Mondiale Endurance. Segreto. Tra l'altro di questi, adesso ne ho uno montato sulla moto, ma preparalo perché sappiamo già che quando casco, telaietto di scorta ce l'avremo
abbiamo bisogno. Tra l'altro qui c'è la scheda della mia moto con tutte le varie cosine. Adesso Miki, io ti lascio lavorare, che lui è sempre impegnatissimo con organizzare tutte le corse. Disturbiamo uno dei ragazzi e ci facciamo spiegare, perché una delle cose più importanti che abbiamo modificato sono le sospensioni. La PX ce la teniamo come ciliegina sulla torre, vi faccio aspettare un po', ma sappiamo quanto sono importanti le sospensioni nella guida in pista. Io l'anno scorso vi ho fatto una testa così perché purtroppo avevamo un grosso limite con la forcella di serie, perché la forcella di serie ha un'idraulica meno raffinata e soprattutto la cosa più importante, se avete visto il video che ho fatto sull'avancorsa e se volete recuperarlo ve lo lascio qua, quanto è importante per le moto da corsa avere le forcelle con una corsa più lunga, perché ci permette di stare più alti, quindi avere molta più stabilità in frenata, che è la cosa fondamentale sul 1000 perché passi le ore in frenata, ma poi ti dà la possibilità di riportare la moto nella posizione ideale a centro curva e far sì che volti. Il difetto di avere delle forcelle a corsa corta è che tu, per avere un buon balance in stabilità, devi tenere una moto troppo alta che poi fa più fatica a voltare le curve, e invece se poi la devi tenere bassa per voltare le curve non hai la stabilità in frenata, quindi è una coperta cortissima. Allungando la corsa e sospensioni abbiamo un grande vantaggio. Adesso c'è Nicola, vieni, che Ciao, ci spieghi tutti. che cosa abbiamo fatto sulle sospensioni, anzi che cosa abbiamo, che cosa avete. Io non ho fatto niente, per una volta non ho fatto niente. Dai, siamo una squadra, facciamo Esatto, avete cambiato la cartuccia della forcella, che cosa c'è dentro? Allora, tanto abbiamo preso... Ti fermo subito, possiamo fare una piccola panoramica sulla moto, perché qua abbiamo Aprilia RSV4 che è una delle moto più racing che esistano, è quella con la maggior possibilità di regolazione perché è l'unica che ha la possibilità di regolare tutto, quindi l'altezza del motore, l'altezza del pivot del forcellone e le boccole di sterzo. Esatto. Io sono venuto qua con una configurazione che su alcune cose è simile a quello che fate voi, su altre un po' diversa, poi nei test la affineremo. Tornando sulla forcella, che cosa avete fatto? Allora, innanzitutto abbiamo preso la forcella originale di serie, l'abbiamo... Questa è quella che monta la moto da strada, non è cambiata la forcella, cambia la cartuccia. Esatto. L'abbiamo presa, l'abbiamo smontata, abbiamo cambiato la cartuccia e abbiamo messo una cartuccia FKR, che è quella più racing per queste moto qui. Che è una cartuccia chiusa, È una quindi cartuccia chiusa, impressione. pressurizzata. Ok. Di conseguenza ci possiamo fare delle modifiche al suo interno, quindi tarature. Infatti la taratura mi dicevate che non è quella standard, cioè tu compri la FKR sul sito, ad esempio su VRS, non è la stessa che ho dentro io, Esatto. cioè è la stessa con una taratura dedicata Revo. Esatto. Ok. Noi abbiamo il nostro sospensionista che in base all'esperienza di questi anni ci ha trovato un bel pacchetto. Noi partiamo da uno standard nostro e poi si va a lavorare sulle esigenze del pilota. Ammortizzatore dietro io ce l'avevo già, TTX, però sull'ammortizzatore dietro finalmente, che questa è stata la prima cosa, cioè ho detto la PX vediamo, ma io lo smontaggio rapido dell'ammortizzatore ce l'ho bisogno. E Abbiamo adesso come funziona il sistema? Perché praticamente qui come che è c'è una boccola filettata, Esatto. viene inserita una boccola filettata nel telaio. prima c'era una vite e un dado, quindi ti servivano 2 attrezzi e 2 mani. Adesso con un attrezzo solo riesci a fare tutto. Lo facciamo vedere Lo live. facciamo vedere. Niente cazzate, tutto vero, eh. Perché serve questa cosa? E anche questa cosa la faremo dello smontaggio rapido dell'ammortizzatore, perché l'Aprilia RSV4 quando devi togliere l'ammortizzatore è una palla, perché c'è la paratia del sottocoda, le pedane, è un po' complesso, bisogna smontare un po' troppe parti e in campo gara, cioè l'ammortizzatore praticamente dovresti toglierlo tutti i turni per fare modifica alla molla e al precarico. Adesso vediamo quanta differenza c'è. Io da solo, quando mi vedete alle giornate Speed Racing, ero arrivato a fare 25-30 minuti dovendo smontare lo scarico. Adesso vedrete quanto ci mettiamo. Si stacca il potenziometro. Quanto ci abbiamo messo? Niente. Ma adesso non è che dobbiamo rifare lo zero delle sospensioni. No,
No, No, ok. no, no. Bene. Adesso è tutto a posto. Dobbiamo andare a mangiare. Quindi le sospensioni le abbiamo viste, mangiare abbiamo mangiato, adesso io lo dico sempre perché a stomaco pieno si ragiona sempre meglio, adesso andiamo a vedere la ciccia quella vera, ovvero la PX. Ma visto che anche io, prima di avere a che fare con il mondo Aprilia, della PX ho sempre sentito parlare, c'è sempre sto mistero, la PX, che cos'è la PX? Che cos'è la PX? È questa qui, è una centralina e anche un cablaggio che semplifica molto il lavoro in pista, perché adesso vi farò vedere che la moto è molto più semplice. Avete visto i video delle gare l'anno scorso, quando toglievo il codino era... cioè una marea di cavi in più al cablaggio stradale che già è pieno di roba con ABS, luci eccetera eccetera. Noi abbiamo aggiunto un altro cablaggio che era quello dell'acquisizione dati, mentre qui con la PX l'acquisizione è inside, cioè non è un modulo aggiuntivo, è all'interno. Abbiamo il vantaggio di avere una moto più pulita, che nel racing quando cadi deve essere tutto più facilmente sistemabile, ma quali sono i vantaggi e perché è così importante avere un'elettronica del genere? Ora, Aprilia ha sviluppato questa elettronica nel tempo e con esperienze in superbike, ma la PX è stata utilizzata anche in CRT, vi ricordate quando veniva utilizzata quella MotoGP con motore di serie, e anche nelle prime esperienze in MotoGP prima poi di passare a un'altra elettronica. Ma siccome qui l'esperto non sono io, Michele vieni che lo disturbiamo, tra l'altro fighissima sta roba perché è veramente reale, qua ci sono i ragazzi che stanno lavorando alle moto che correranno CIV, i VC, non lo so, comunque stanno lavorando alle moto nuove. Michele, com'è composta la PX? Qua c'è la centralina che viene spostata, l'abbiamo già detto, davanti. Mi è spostato davanti. E mi hai detto che ci sono due cablaggi, cioè c'è il cablaggio telaio. Ci sono due cablaggi, c'è il cablaggio veicolo e il cablaggio, diciamo, telaio, chiamiamolo così, sarebbe veicolo e cablaggio motore. Ok, ok. È composta da cablaggio veicolo e cablaggio motore. Sono praticamente molto più leggeri e snelli del cablaggio di serie, penso che... Sì, sì, si vede con tutti i connettori Ha militari. un vantaggio di peso e il vantaggio è che anche tutto il sistema di acquisizione sia incorporato nel cablaggio principale. Quindi noi per scaricare i dati banalmente dobbiamo utilizzare un software Aprilia. Esatto. E anche qua però, qua dobbiamo fare una piccola parentesi, quando andiamo nel mondo APX è una cosa che diventa difficile con una gestione amatoriale, cioè tipo se voglio mettere in moto, girare, mettere la benzina, la PX forse non è proprio la soluzione ideale, perché ci vuole un po' di... Bisogna essere sempre seguiti da un tecnico nostro, un tecnico Aprilia o chi ci ha lavorato per il passato, ce n'è di gente. Ma perché questa cosa qua succede? Perché è molto complicata, cioè nel senso è facile, è una figata, però è molto complicata da settare. Ok, noi possiamo modificare tante cose e quali sono le cose che Si può possiamo modificare, fare? allora ci sono diversi step di chiavetta, la chiavetta base, il programma noi lo chiamiamo chiavetta perché è una chiavetta, una penna USB. C'è il programma base, il programma intermedio e il programma di Aprilia Racing interno. Ok. Il nostro programma è un programma aperto e possiamo fare di tutto, cioè possiamo fare settaggi curva per curva, metro su metro. Che è questo? Che è questo. Quindi il top del top. Okay. Anti-wheeling, traction, tutto, possiamo fare tutto. Questo comporta dei rischi, che è il rischio che noi diamo in mano quest'arma a qualcuno, ci mette le mani e poi la moto non va più. Che tra l'altro poi banalmente per modificare oltre il computer c'è anche questo palmarino. Il palmarino, l'utilità del palmarino è quella di sono in pista, non ho il computer, uso questo. Sì, è un'alternativa, noi lo usiamo e consigliamo di usarlo solo per fare gli zeri che poi comunque dovrete fare. Per chi non sapesse cosa sono gli zeri, tu dici, noi diciamo facciamo gli zeri, facciamo gli zeri, che cos'è esatto. lo zero? Praticamente noi abbiamo i sensori sulle sospensioni, ma anche banalmente lo zero del gas, la taratura diciamo, corpi farfallati. dei corpi sia delle farfalle che del ride by wire. Bisogna fare diciamo un azzeramento in modo di dire alla centralina ok, questo è lo 0 e questo è il 100%, cioè deve ripartire a ricalcolare questa cosa. Tornando a noi, praticamente il sistema PX sono pochissimi componenti, però fanno tutto. Cablaggio veicolo, cablaggio motore, centralina, cruscotto, dashboard. Che si utilizza il dashboard, diciamo, vecchio. C'è un dashboard vecchio che fino all'anno scorso e forse anche quest'anno utilizzano il MotoGP, cioè lo stesso della MotoGP e lo stesso della APX praticamente. Ok. Se voi andate a vedere una foto della GP avrà questo cruscotto.
programmato diverso, ma è lo stesso. Ok. Poi basta, poi si utilizzano sensori, relè e altro come l'elettronica di serie, cioè li prendiamo dal cablaggio di serie e li mettiamo qua. E la cosa che mi avete spiegato è che questo sistema, soprattutto del traction control, funziona con il controllo di coppia. Ora, che cosa vuol dire? Cerchiamo di spiegarlo in parole veramente basic. Tutte le moto stradali, produzione di serie, correggimi se sbaglio, funzionano con dei traction molto basilari. Il traction evita che ci sia lo slip eccessivo della ruota posteriore e vengono calcolati con sistemi abbastanza semplici che fanno banalmente la differenza della ruota davanti, che è quella che gira sempre perché è attaccata per terra, e della ruota posteriore che se gira più velocemente allora poi il controllo taglia. Questa elettronica fa un calcolo diverso. Ha un sistema di trazione adattivo. Quindi torque based, cioè si dice così, insomma, in termine. Esatto. Quindi praticamente la differenza è, al posto che andare a tagliare la corrente sulle farfalle o sull'anticipo, cioè si può fare in vari modi, la moto sa già quanta coppia deve dare in base ai dati che lei acquisisce dai vari sensori, in base alla posizione. Eroga la coppia che noi richiediamo. Esatto, quindi funziona con un target di coppia, viene messa a punto durante i test che faremo, voi avete già sicuramente una bella base di partenza. Che il nostro punto di forza sono tutti i dati che abbiamo raccolto in questi anni e quindi riusciamo ad avere una base di lavoro abbastanza solida. Quindi questo per me sarà un grande vantaggio, perché sapete benissimo che sono sempre andato a correre da solo, con la moto stradale poteva andare anche bene, adesso infatti ci sarà una persona che verrà con me e con noi, esatto, canale, che andiamo là a fare la gara, avremo un ingegnere Revo e Aprilia che ci aiuterà nella messa a punto della moto, anche perché Revo corre mondiale endurance, CIV, Misano, Vallelunga, Mugello, ma Schleiz è una cosa un po' particolare, un po' stradale. Quindi ci dovremo mettere a posto. Ora, io credo che abbiamo detto quasi tutto, ma c'è una cosa importante: la possiamo accendere? Anche perché per accenderla non è così facile come sembra. Che difficoltà abbiamo nell'accensione della moto? Abbiamo delle difficoltà che anche qui, se il settaggio non è sempre fatto giorno su giorno, pista su pista, pressione barometriche, anticipi e tutto, la moto fatica un po', però quando si accende e funziona bene. Quando si accende è rassicurante. Va bene, adesso la portiamo fuori, la accendiamo, ma prima abbiamo parlato di Palmarino, ci facciamo spiegare dov'è? Thomas, vieni. Allora, adesso andiamo a vedere il Palmarino. Vedete che ho una telecamera in mano, perché mentre Thomas ci spiega come funziona, io vi faccio vedere da vicino come funziona il tutto. Tra l'altro, qua noi nella piastra di sterzo abbiamo il ponte di comando e un connettore, che è il connettore per lo scarico dei dati, giusto? Esatto, confermo. Bene, allora, ci siamo. Scarico dei dati e delle informazioni. Esatto, sì. Allora, non facciamo altro che inserire il nostro connettore. Molto semplicemente accendiamo il quadro. Qua vengono sempre nella prima schermata, diciamo, degli errori, vengono fuori degli errori che noi, vabbè, insomma, in questo caso qua skippiamo. È molto, molto ingegneristica questa cosa, cioè, infatti volevo è far molto vedere, da nerd. Esatto, siamo un po' antecedenti come tecnologia su questi dispositivi qua. Allora, ci si muove con le frecce come è indicato, poi diciamo in ogni settaggio ci sono delle funzioni diverse che comunque adesso non vengono indicate da qua, ma un po' alla volta. Io vedo già Edoardo settings, imparerà. engine, monitor. Esatto. Dunque, da questo Palmarino cosa possiamo fare? Noi possiamo agire sui settaggi, quindi possiamo andare a regolare tutti i parametri del cambio, del gas, del red by wire e poi di vari sensori che ci sono all'interno della moto, appunto. Poi diciamo che gli altri rimaniamo un po' col punto di domanda, perché noi comuni meccanici non andiamo ad agirci, ecco. Come abbiamo detto prima, con l'APX diventa un po' più complesso a livello amatoriale utilizzare la moto, quindi c'è sempre bisogno di un ingegnere, però ad esempio col Palmarino un minimo di autonomia possiamo averla, e abbiamo prima accennato con Michele il discorso che anche solo per accendere la moto non è così semplice, perché che operazioni dobbiamo fare per... Dunque,
Allora, come operazioni principali per accenderla ci sono 3 o 4 cosine assolutamente da controllare. Come partenza si va a regolare, non è nulla di complicato, però sono dei passaggi fondamentali per far sì che la moto venga utilizzata in maniera corretta. Si procede a fare lo zero del gas, come comunque si fa in molte moto, lo zero del red by wire, quindi il posizionamento dei corpi farfallati. Dopo si fanno, questo è molto importante, la pressione atmosferica, ovviamente in ogni circuito. L'abbiamo accennato prima con Esatto. Michele, esatto. Questo è molto importante. Quindi Rieca non sarà Misano, che non sarà Hockenheim. Che non è, esatto, quindi questo è molto importante soprattutto da freddo, perché la moto farà gran fatica a partire, come avete accennato prima. Ok. Dopodiché si fanno gli zeri alle celle del cambio, al sensore Desmo e ai sensori dei potenziometri, quindi delle sospensioni, e poi molto importante è il rapporto. Il rapporto è fondamentale regolarlo dal palmarino oppure l'elettronico col PC. Non potrò più cambiare rapporti al Assolutamente volo, no. dovrò Assolutamente no, anche scriverlo perché- sempre nel palmare. Esatto, vengono fatte delle strategie e quindi è molto importante che Pignone e Corona siano quelle indicate appunto dalla centralina, per evitare di trovarci in condizioni non troppo simpatiche. A proposito di questo, perché c'è sempre bisogno di assistenza? Perché anche solo con il palmarino, non col computer, step prima, palmarino. Possiamo fare danno. Quindi prima di toccare bisogna essere ben sicuri. Io dovrò leggere il manuale però per le prime volte sarò assistito. Ribadisco che è fondamentale, appunto, ci sono dei settaggi anche col palmarino che si possono fare, che assolutamente sono da evitare finché non va più la moto, oppure si possono addirittura portare dei danni all'interno Mi fai del un motore. esempio pratico? Una cavolata che dici mi sono scordato, la moto non va più. Beh, semplicemente facendo lo zero del red by wire, no, del gas prima del red by wire, o viceversa, insomma, già così la moto non dovrebbe partire in certe circostanze. Adesso non vorrei sbagliarmi, ma oppure... Quindi c'è anche una procedura, cioè prima questo, poi Sì, quello, sì, poi quello. c'è una procedura che è descritta dal manuale, che non è complicata assolutamente, anche perché io, essendo un meccanico, diciamo, non è che ne mastico tanto di elettronica, però dopo un paio di volte che viene fatto, anche se non è semplicissimo, il meccanismo si fa. Possiamo fare anche quello che io l'anno scorso non ho potuto fare all'IDM, come si fa alle corse. Mi sarebbe piaciuto, non l'abbiamo potuto fare, pesare la benzina in chili. Però noi andavamo un po' OBC, un po' occhio buco del culo, facendo i conti con i litri, perché non potevamo estrarre la benzina dal serbatoio. Esatto. Perché cosa si può fare con la PX? Vedete che tutte le Aprilia Racing hanno il codino tagliato, perché possiamo togliere il tubo della benzina, collegarci con un tubo E avere la possibilità di fare appunto il vuoto semplicemente accendendo il quadro e dai gas e dando la benzina gas. esci. Esatto, quindi questa, diciamo, è una cosa molto comoda per noi meccanici che comunque ci lavoriamo. È necessario ogni turno fare i vuoti per capire i consumi, se ci sono problemi, Per fare eccetera, i conti, eccetera. Esatto. Certo. E quindi questo ci ha semplificato molto la vita rispetto all'originale, che ahimè bisogna smontare mezza moto per poter, Esatto. per poter accedervi. Bene, io direi che adesso dobbiamo fare la cosa che si fa con tutte le moto nuove, cioè... Allora, potremo accesa, provare a dobbiamo accenderla, però vediamo. No, dai, se Ma vai in parte, moto. non si sa se parte. Allora, facciamo una prova. Portiamola fuori però. What is on your mind? 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 Altra cosa che mi sarebbe piaciuto un sacco fare l'anno scorso e che non potevamo fare è non tanto per la performance quanto per la cura del motore. Quando si accende un motore a freddo sarebbe buona regola fare quello che si chiama precaricamento dell'olio, in inglese oil precharge. Questa cosa con l'elettronica di serie non si può fare. Con la PX, come tutte le elettroniche racing, noi possiamo disabilitare la pompa della benzina, far girare il motorino d'avviamento, così il motore gira, fa girare l'olio, quindi tutto il motore viene lubrificato prima dell'accensione. Tra l'altro, voi alle corse avete motori un po' più tirati, lavorati, con oli particolari, scaldate anche
la coppa dell'olio. Sì, molte volte se non ci sono temperature esageratamente calde noi andiamo a scaldare l'olio appunto prima dell'accensione, anzi proprio prima della ricarica dell'olio, per evitare che ci siano problemi a lungo andare insomma col motore. Ora, la mia moto ha il motore di serie, quindi solo il contorno, ciclistica e APX, ma il Esatto. motore è di serie, io uso un olio normalissimo, Sì. però comunque buona regola quando l'accendiamo a freddo, Non sarebbe il malaccio, precharge sì, male sì, non sì, gli sì. fa. Quello non fa mai male. Quando l'abbiamo acceso io devo solo schiacciare? Devi solo schiacciare, esatto. Ma schiaccio e tengo premuto? No, schiaccia e basta. Schiacci una volta e molli. E quanto lo fa il precharge? Lo fai un paio di volte, 2 o 3 volte e sei più che a posto. Ok. Ok, vai pure. Ma perché fa... Perché adesso la batteria non è al 100%, per quello fa un leggera fatica. Ok, Adesso possiamo... ho il precharge abbiamo fatto, adesso riattacchiamo. Allora, noi solitamente lo attacchiamo con una graffettina. Il fatto è che non so la tua carena fino a dove arrivi. Ok, facciamo l'ultima volta. Tu adesso, quando vedi 12,9, tu puoi andare. Quindi quando smette di caricare la pompa, la tensione della batteria torna su, allora posso... Vedi che andare. c'è anche questo è complesso. Ora posso andare? Sì, puoi andare. Ma dicono tutti che cambia il rumore, io non lo so. No, allora in fase di accelerazione, anche da fermo, senti un rumore di aspirazione diverso. Del minimo di... Bene ragazzi, la moto funziona, va in moto, tutto a posto, cambierà anche il discorso pulsantiere che ovviamente è sempre Jet Prime, non c'è più l'anti-wheelie che si farà con l'ingegnere in centralina, il pilota, quindi in questo caso io potrò scegliere solo più traction, meno traction, tasto giallo per l'engine brake e questo tasto azzurro che è PIT serve a entrare nella schermata quella bianca con tutti i valori che serve diciamo al meccanico per scaldare la moto o comunque nelle operazioni di box e dietro c'è il tasto per la luce pioggia e basta. Bene ragazzi, siamo arrivati alla fine, io spero che abbiate apprezzato questo contenuto anche perché abbiamo rotto le palle a Revo e ai ragazzi durante una giornata lavorativa mentre stanno lavorando per fare le moto per i campionati. Io sono troppo contento, non vedo l'ora di provarla e soprattutto voglio rispondere nel prossimo video a una domanda che mi avete fatto in tantissimi è ma quanto cambierà in termini di performance e tempo sul giro? L'unica cosa che posso dirvi è iscrivetevi al canale e lo vedrete nei prossimi episodi. Ciao!